Ciao e benvenuti nel canale Adrenalink. In questo video vi parlerò del Tengu. Il Tengu è uno degli yokai più famosi del Giappone. Molto caratteristico, si vede sempre con questo grande nasone. Eccolo qui. Oh! Allora, il Tengu è una figura molto particolare per i giapponesi. Intanto è uno degli yokai autoctoni, quindi non qualcosa che arriva dalla Cina, ma qualcosa che proprio, secondo i giapponesi, nasce e cresce in Giappone. Il Tengu è un essere soprannaturale ed è sempre stato in bilico tra il demoniaco e il divino. Da perfido nemico, simbolo del male per i buddisti, divenne negli ambienti popolari un vero e proprio dio della montagna, un guardiano in grado di proteggere dagli incendi, di addestrare alle arti marziali e di praticare la magia, logicamente. Viene menzionato ufficialmente per la prima volta negli annali del Giappone, il Nihon Shoki, 720 d.C. Si narra di una grande meteora che nel secondo mese del 637 attraversa la capitale, accompagnata da un fragore di tuono e lasciando dietro di sé una lunga scia da est a ovest. Un monaco buddista cinese riconosce il fenomeno come un'apparizione del cane celeste. Mesi dopo si verificheranno un'eclissi solare ed un'insurrezione popolare. I caratteri usati per scrivere cane celeste si leggono Tiangou. Tiangou è proprio questa figura di un grosso cane feroce che accompagna molte narrazioni in Cina. Tuttavia non assomiglia minimamente al Tengu, ma diciamo che in qualche modo ne ispira il nome e molti poteri del Tiangou li ritroveremo poi anche nel Tengu. La traduzione fonetica nel Nihon Shoki di Tiangou è quella di Amatsu Kitsune, che altro non è che una volpe celeste, un'altra figura mitologica nota in Cina e associata alla montagna, dotata di poteri magici che poi troveremo anche nel Tengu. Come vi dicevo all'inizio, il Tengu ha sia delle caratteristiche positive che delle caratteristiche negative, ma quindi si tratta di un demone o di una divinità? Allora, vediamo ciò che lo caratterizza come demone. E perché? Dal periodo Heian in poi vi sono continui riferimenti al Tengu in letteratura. I Tengu vengono dapprima citati come ingannatori, descritti come giganteschi rapaci capaci di mutare forma per sedurre e fregare i malcapitati. Si parla addirittura del Tengu-do, la via del Tengu, un girone infernale dove periscono e rinascono i bonzi, che in vita hanno peccato di superbia e vanità. Vengono quindi mandati nel Tengu-do, fatti trasformare in Tengu e rispediti sulla terra per disturbare il percorso spirituale di altri monaci. L'escalation malefica del Tengu continua quando gli viene data la responsabilità della cecità dell'imperatore Sanjo, 976-1017 d.C. Attraverso il suo potere di possessione, secondo i saggi dell'epoca, il Tengu del monte di Heidi si attacca invisibile alla nuca dell'imperatore e ne copre la vista con le sue ali, rendendolo cieco. Con l'inizio del periodo Kamakura, 1185-1333, nascono forti tumulti e scontri tra le diverse sette religiose, che si sfidano in battaglia con eserciti privati di monaci guerrieri, gli Sohei. Il Tengu diventa qui causa ispiratrice o risolutrice, a seconda della fazione e a seconda di fallimenti o vittorie. In un famoso rotolo dipinto, il Tengu Zoshi, a mo' di scherno politico, i rappresentanti delle varie sette buddiste vengono addirittura ritratti come Tengu, tutti seduti attorno ad un tavolino, proprio per sottolineare la loro presunzione e la loro arroganza. Il Tengu come divinità. Nello Shasekeishu, una popolare raccolta di aneddoti buddisti, si narra di alcuni monaci integerrimi, molto dedicati alla pratica. A causa del loro eccessivo orgoglio nei confronti dei loro meriti, vengono fatti rinascere come Tengu. Ma questa loro nuova vita è ancora ricca di pratica buddista e quindi continuano
a elevare le proprie virtù, insegnando la via della salvezza ai nuovi discepoli e proteggendoli dagli altri Tengu maligni, reincarnazioni di monaci invece presuntuosi ed arroganti e soprattutto profondamente ignoranti e quindi lontani dalle virtù buddiste. Questa differenziazione tra Tengu buoni e cattivi testimonia anche l'evoluzione del pensiero religioso con il sincretismo dell'epoca. Il nuovo orizzonte era adesso l'accettazione delle precedenti tradizioni religiose e delle loro divinità, non più viste come esseri inferiori bisognosi di illuminazione, ma come manifestazioni dell'illuminazione stessa. Il Tengu, considerato incarnazione del dio della montagna, può ora aspirare ad essere considerato come la manifestazione stessa della legge buddista. È quasi impossibile parlare di Tengu se non parliamo anche degli Yamabushi, dei monaci che seguono una via molto particolare, la via dell'ascetismo in montagna. Sempre nello Shasekishu, i Tengu vengono rappresentati proprio come Yamabushi, vestiti come loro. Gli Yamabushi sono degli asceti Shugendo. Shugendo si traduce come la via dell'ascesi. Si ritirano tra le montagne e sono tra i protagonisti del sincretismo buddista, le antiche tradizioni che parlavano di montagne sacre, ora reinterpretate con lo sguardo di quello che viene definito il buddismo esoterico. Il Mikkyo, sviluppato dalle scuole Shingon e Tendai, la loro ricerca di santità in questa vita passa attraverso l'austerità della vita in montagna, che porta a sviluppare magiche capacità. Una volta passato il loro periodo di iniziazione in montagna, gli Yamabushi tornano tra la gente comune e iniziano un vero e proprio percorso di sciamani. Le prove alle quali si sottopongono gli Yamabushi sono costantemente infestate dall'azione dei Tengu malefici logicamente. Il riuscire a superarle significa sconfiggere questi demoni, dominarli e grazie anche all'aiuto di Tengu buoni, ai quali rivolgono le loro preghiere gli Yamabushi, elevarsi. Questa abilità viene riconosciuta poi alla scelta anche dalle persone comuni, che lo vedono quindi appunto come uno sciamano, come una persona alla quale rivolgersi quando ci sono delle cose dentro di noi che hanno bisogno di essere risolte. Inutile dire che ci sono diverse correlazioni tra i Tengu e i samurai. Con la nuova figura dello Yamabushi Tengu, i Tengu vengono considerati custodi di magiche arti del combattimento. Ed è nella famosa leggenda di Minamoto no Yoshitsune, 1159-1189, uno tra i samurai più famosi dell'arcipelago e una figura di spicco delle storie mitologiche giapponesi. Il Tengu si eleva completamente al rango di maestro delle arti marziali. Yoshitsune viene infatti esiliato sul monte Kurama, a nord-est di Kyoto, dai membri della casata rivale, i Taira. Durante il suo esilio incontra tra le montagne un vecchio Tengu che lo istruisce nel combattimento con la spada e nelle arti della strategia militare, con l'aiuto di piccoli Karasu Tengu che gli fanno da compagni di addestramento. Sojobo o Kuama Tengu, mentore di Yoshitsune, diviene ben presto il Tengu più conosciuto in Giappone. La figura di un patrono Tengu sarà alla base della costituzione di molte scuole di spada, i cui fondatori vantano di aver appreso la loro tecnica proprio dai Tengu. Nei secoli successivi, dominati da costanti guerre tra clan rivali, la figura del Tengu diventa molto rilevante anche tra samurai del ceto militare. Ai Tengu chiunque si può rivolgere per ottenere consiglio su strategie di guerra o per imparare tecniche occulte, dai daimyo ai ninja quindi. Nel periodo Tokugawa, cioè tra il 1600 e il 1868, il Tengu appare in diversi trattati sull'arte della spada. In particolare nell'Eiho Kadesho, insegnamenti della strategia militare della scuola Yagyu Shinkageru, un'intera sezione delle arti nascoste tratta di 8 tecniche che prendono nome da Tengu famosi. Nel Tengu Gejutsuron, teoria sull'arte dei Tengu, di Issai Chozan, 1659-1741, il Tengu è il maestro che rivela i principi essenziali della spada.
I samurai che si affidano al Tengu per ottenere protezione ed acquisire le magiche capacità si trovano in contrapposizione con altre scuole di spada, molto più ortodosse, che li prendono in giro chiamandoli Tengu-ryu, scuole Tengu, in riferimento a quelle che si considerano le caratteristiche di infondatezza e arroganza del loro credo. Come ha fatto il Tengu a trasformarsi da rapace cattivo, violento, rapitore, ingannatore, eccetera, eccetera, a Yamabushi dal naso lungo? Chiaramente non c'è un'univoca motivazione, nessuno ha mai trovato il momento fatidico nel quale vi sia stata questa trasformazione, ma sappiamo bene che durante il periodo Edo e con la crescita di una nuova cultura urbana nelle città di Osaka, Kyoto e Edo, Tokyo oggigiorno, il Tengu diventa sempre più antropomorfo. Il caratteristico nasone lo rende un po' più grottesco, più simpatico, e questo abito da Yamabushi lo accomuna molto ai monaci che praticavano lo Shugendo nelle montagne. Diventa quasi una macchietta simpatica il Tengu in questa fase, o meglio, diventa qualcuno da prendere in giro, diventa una figura facilmente raggirabile, perfino dai bambini. Infatti sono proprio queste le tre fasi nella storia del Tengu che ci tengo a sottolineare in questo momento. La fase nella quale il Tengu è cattivo e demoniaco, rapisce, porta a guerra, porta a diverse negatività. Una seconda fase nella quale invece diventa per l'appunto un insegnante delle arti marziali di famosi samurai, ricco di virtù della tradizione buddista e capace anche di sviluppare poteri magici, ed infine appunto personaggio grottesco. Diciamo che questa fase qui, che è quella che analizziamo in questo momento, che lo trasforma definitivamente in un umanoide e che appunto resterà la figura quantomeno estetica del Tengu che è arrivata fino a oggigiorno, ispira simpatia e viene canzonato dai bambini, soprattutto nelle popolari rappresentazioni del teatro comico Kyogen. Probabilmente era una forma di attacco atta a screditare la figura degli Yamabushi, colpevoli di aver combattuto con l'imperatore perdente nella guerra scaturita dallo scisma dinastico delle corti del nord e quelle del sud, 1336-1392. Seguì un periodo di guerriglia nelle montagne a queste guerre, proprio portate avanti dagli Yamabushi, e quindi logicamente il governo centrale aveva tutto l'interesse a delegittimare e screditare la figura dello Yamabushi. Prendendo in giro i Tengu si otteneva logicamente questo risultato. Diciamo che era un po' di propaganda politica nella quale anche il Tengu ci è andato a cascare. La versione antropomorfa del Tengu finisce con il prevalere su quella diciamo più animalesca e più grottesca, che addirittura lo vedeva a volte rappresentato come un nibbio dalle grandi ali e dalla forma enorme, che poteva però trasformarsi in esseri umani. Nello Yamabushi Tengu viene sempre rappresentato con la pelle rossa, questo molto probabilmente perché si tratta di un abitante delle montagne e quindi il sole che batte nell'altezza delle montagne arrossa la pelle, come nel caso di Kintaro, un altro personaggio della tradizione giapponese del quale vi parleremo nei prossimi video. Parte della sua divisa sono il tokin, ovvero un cappellino ottagonale che si pone proprio sopra alla testa. Un'altra cosa molto importante è una tunica chiara tipica degli Yamabushi di lino. Sopra questa tunica viene messa una sorta di collana che si chiama Yui Gesa. Spesso il Tengu viene rappresentato mentre sventola un ventaglio fatto di piume che si chiama Hauchiwa, ed è molto potente questo ventaglio perché pare che possa scatenare addirittura delle tempeste, che possa insomma muovere gli elementi naturali. In più il Tengu indossa sempre dei geta, ma non dei geta semplici che possono utilizzare tutte, cioè quegli zoccoli di legno che hanno sotto due tacchi, ma bensì i takageta, cioè degli zoccoli di legno con un unico lunghissimo tacco, quindi anche molto difficile da camminarci.
ed in più il Tengu è sempre armato dalla sua spada, la katana. Come mai il Tengu viene disegnato con questo lungo naso, viene rappresentato appunto con questa protuberanza? Diciamo che in parte può essere perché si vuole comunque ricordare la forma del becco del Karasu Tengu, del Tengu col viso di corvo. Ma è anche vero che nei secoli precedenti lo scontro tra le casate, gli Yamabushi spesso erano dei veri e propri attori di delle recite rituali nelle quali si vestivano in modo particolare ed indossavano due maschere in particolare del teatro Gigaku. Queste maschere erano la maschera di Chido, che è una maschera rossa, appunto di un personaggio con un lungo naso, molto simile alla visione del Tengu che abbiamo oggigiorno. L'altra maschera era quella di Karura, che è molto simile a questa maschera qui del Karasu Tengu. Karura è un dio divoratore di serpenti ed è di tradizione indo-buddista, molto rassomigliante, quindi come dicevamo, al Karasu Tengu. Molto probabilmente le persone che hanno visto questi spettacoli religiosi poi con gli anni hanno fuso l'immagine del Karasu Tengu all'immagine dello Yamabushi mentre faceva queste recite religiose. Ci sono degli episodi curiosi che riguardano la storia del Tengu e anche abbastanza recenti. Ad esempio nel 1860 furono affisse delle ordinanze delle autorità locali di Nikko dove si intimava ai Tengu di allontanarsi dalle montagne circostanti il famoso tempio di Nikko. In quell'occasione, infatti, lo shogun sarebbe venuto a visitare il mausoleo della propria famiglia, della famiglia dei Tokugawa, che è uno dei siti più famosi del Giappone. E quindi le autorità ci hanno tenuto a mandar via i Tengu intimorite che questi potessero disturbare la visita dello shogun. Un altro episodio curioso è legato al nome del quartiere Akihabara a Tokyo. Quartiere famoso chiamato The Electronic City. Chi è stato a Tokyo ricorderà insomma questo quartiere pieno di luci, di insegne luminosi che lampeggiano, eccetera, eccetera. Nel 1869 Akihabara fu devastata da un grande incendio e si decise quindi di erigere un santuario e di creare una pianura non edificata in modo da prevenire la propagazione delle fiamme durante i futuri incendi. Questa iniziativa fu interpretata come un atto di devozione nei confronti di Akiba Gogen, divinità del monte Akiba, appunto, ispirata alla figura del Tengu e molto popolare per la sua protezione contro gli incendi. Nell'era moderna, con la scolarizzazione e la assoluta determinazione del governo giapponese di raggiungere gli standard economico-sociali e culturali dei paesi euroamericani, si crea molta enfasi intorno alla razionalità scientifica in contrapposizione alle credenze popolari. Viene imposta la separazione forzosa tra le ritualità buddiste e quelle shintoiste, rafforzando la figura dell'imperatore quale capo della religione di Stato, lo Shinto, penalizzando tutte le credenze sincretiche come lo Shugendo, che viene ufficialmente bandito fino al 1945. Vengono osteggiati ufficialmente tutti i culti ibridi, tra i quali quello del Tengu. Vi è molto interesse da parte degli studiosi a dimostrare che il Tengu è una figura però autoctona del Giappone e non una figura ereditata dalla tradizione cinese. Con l'inizio dell'epoca moderna, la tendenza fu quella quindi di dichiarare le vecchie credenze e superstizioni infondate e prediligere una formazione, come si diceva, scientifico-razionale, che ben si sposava con la sfida che aveva davanti il Giappone, che doveva pianificare il proprio futuro in quel momento. Alcuni studiosi si sono comunque prodigati a ricercare e conservare la memoria delle vecchie credenze, proprio per poter meglio comprendere la società giapponese. Quindi anche qui la scienza, per studiare la psicologia del proprio paese, si affida alle credenze tradizionali. Ad oggi il Tengu resta una delle figure più popolari della tradizione giapponese. Un esempio curioso è quando in Giappone si fa il gesto di fare il naso lungo, che qui in Italia rappresenterebbe la figura di Pinocchio. E quindi, se lo facciamo nei confronti di una persona, gli stiamo fondamentalmente dando del bugiardo.
In Giappone invece, quando si fa questo gesto nei confronti di una persona, significa dargli del presuntuoso o dell'arrogante, proprio perché si fa riferimento alla caratteristica del tengu. Tatuarsi un tengu può avere molti significati diversi. Dipende molto dal tipo di interpretazione che noi diamo a questo soggetto. Quale lato del suo carattere vogliamo rappresentare? O forse ci piace appunto che rappresenti tutti questi contrasti. Il tengu si abbina molto bene con tutti i soggetti di montagna, le cascate, gli animali del bosco, eccetera eccetera. Un bodysuit classico potrebbe vedere sulla schiena un giovane Yoshitsune che si allena con i Karasu Tengu che occupano le spalle e le cosce. Se si prosegue portandolo ad Onburi, davanti si potrebbe raffigurare il Daitengu Sojobo, suo maestro e mentore. E come dicevo prima, uno dei tengu più famosi del Giappone. Una semplice maschera di tengu è un tatuaggio molto classico. Kazuo Oguri, ad esempio, conosciuto come Orihide di Gifu, ne ha tatuata una sul triangolo pubblico di un uomo, con un effetto a dir poco sorprendente. La foto la trovate nel libro 1000 Tattoos. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Le informazioni che vi ho dato provengono dalle ricerche che ho fatto personalmente e da esperienze personali di vita in Giappone. In descrizione vi metto i titoli di alcuni libri per approfondire l'argomento. Lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Iscrivetevi al canale e metteteci un like. Vi ringrazio ancora, io sono Krez da Adrenalink, per oggi è tutto, alla prossima, ciao!